Ciao ragazzi, come abbiamo visto nel tutorial precedente sull'impedenza la reattanza induttiva, in questo vedremo questa reattanza capacitiva e come non farlo senza tirare in ballo il nostro bellissimo condensatore o capacitore. Noi oramai siamo, come possiamo dire, abituati a vedere il condensatore in tutte le sue forme, sfaccettature, colori, caratteristiche e quant'altro, a secondo chiaramente la destinazione d'uso. Si possono avere varie tipologie di condensatori, poliestere, elettrolitici e quant'altro, regolabili, insomma di vario tipo e genere, ok? Ma prima di addentrarci nel merito e vedere poi cos'è questa reattanza capacitiva, mi è sembrato opportuno, come fatto anche in precedenza, fare un piccolo excursus, diciamo, sulla storia di questo componente, il condensatore, come è nato, da chi è nato, ok? Anche per dare un pochino, insomma, di importanza e peso a ciò che è stato fatto, voglio dire, in passato da ricercatori e scienziati tutti, ok? Si è visto, diciamo, per la prima volta il condensatore in questa forma nel 1782 dal nostro Alessandro Volta. In verità, già precedentemente erano stati fatti delle ricerche, studi su questo fenomeno della cosiddetta capacità da altri fisici quali Franklin o altri minori, ok? Ma essendo lui già addentrato nel merito perché già aveva fatto gli studi col suo elettroforo, quindi già era abbastanza avanzato negli studi, è stato insomma, capace di giungere subito a conclusione e quindi a brevettare il condensatore di fatti e di suo proprietario, il brevetto. Come dicevo, ma già prima e anche dopo sono stati fatti gli studi sul condensatore, qua si vedono insomma, qualche esempio fatto nel passato, ok? Tali studi, voglio dire, poi nel 1796 hanno introdotto altri capitoli, diciamo, per quanto riguarda fenomeni riconducibili sempre al condensatore o attinenti a questo, ok? Ovviamente il condensatore entra a pieno titolo nell'elettromagnetismo, ovviamente, ok? E quindi quando entriamo nell'elettromagnetismo credo che sia opportuno ricordare, anche se non approfondiremo, non utilizzeremo nessuna formula e calcolo, le leggi che riguardano l'elettromagnetismo sia in modo diretto o indiretto al condensatore, ok? Anche per permettere a chi volesse approfondire, ok? E quindi cercare qualcosa di pertinente. Legge di Coulomb per quanto riguarda le cariche, ok? Le due cariche riguarda ovviamente il nostro condensatore. La legge di Gauss per quanto riguarda un campo elettrico generato da dette cariche, pardon. Abbiamo la legge di Faraday per l'induzione elettromagnetica, abbiamo la legge di Lenz, la legge di Ampere e Maxwell che riguarda direttamente il nostro condensatore e come non possiamo citare l'equazione di Maxwell che riprendono appieno le prime due leggi di Gauss, ok? Poi quella di Faraday e quella appena citata di Ampere e Maxwell che riguardano strettamente il nostro condensatore, ok? Mi sono preso la briga di cercare dei testi sulla quale si può fare dell'approfondimento più, diciamo, rigoroso. Uno di questi è in mio possesso, questo di Paolo Mazzoldi, voglio dire, e mentre questo qua di Massimo Guerrero l'ho consultato online, c'è stata un'anteprima del 25% o 30% per verificare l'attendibilità e la qualità, lo consiglio anche questo. Hanno due approcci leggermente diversi, il primo è diciamo più rigoroso e teorico e al limite può essere un pochino più dispersivo perché diciamo abbraccia insomma, la materia più con un largo spettro, se vogliamo definirlo così. L'altro è più conciso e diretto. Direi che il primo, questo di Mazzoldi,
ha un carattere più universitario, se vogliamo, mentre questo qua, diciamo, è più indicato per certi versi per istituti tecnici, è più conciso. Non è che sia, voglio dire, di qualità inferiore, nel modo più assoluto, è proprio l'approccio che è diverso. Ambedue non necessitano di una grande conoscenza della materia, perché le spiegazioni sono semplicissime, quindi accessibili a tutti, pardon, e anche il loro prezzo è abbastanza contenuto, mi sembra sulle 38-40 euro, quindi per chi volesse approfondire, insomma, l'argomento può fare riferimento a questi testi che io, voglio dire, conosco e consiglio. Ok? Detto questo, andiamo a vedere da vicino di che si tratta questo condensatore, la sua struttura fisica, da cosa è composto essenzialmente, diciamo da due piastre, due conduttori affiancati, nel caso di piastre parallele, ok? Che hanno una certa distanza e nel mezzo è interposto un isolatore che può essere anche l'aria, ok? Queste poi piastre vengono caricate, quindi assumono delle cariche nelle quali si creano delle linee di forza, ok? Piastre o armature che dir si voglia. La forma può essere anche cilindrica, questa all'esterno è una piastra, all'interno c'è un'altra piastra, sferico, ok? Quindi esterno una piastra, l'interno un'altra piastra. Nella pratica poi, per giungere a un compromesso tra capacità e incombro, si può avere anche questa tipologia, che trattasi sempre, voglio dire, di piastre, diciamo, che sono essenzialmente dei parallelepipedi, vedete, rettangolari, ma solo che sono avvolti, interposto sempre il solito isolatore, ok? Quando lo si avvolge ovviamente si presenterà poi in forma cilindrica così, ok? Ma sostanzialmente all'interno c'è queste piastre che sono avvolte tra di loro, ok? Chiaramente, come dicevo, a secondo l'utilizzo, la destinazione d'uso e i materiali utilizzati caratterizzano quindi anche il condensatore stesso, che può essere un elettrolitico, tantalio, ceramico, poliestere, voglio dire, e così via, secondo la destinazione d'uso e le caratteristiche ricercate. Ok? Nello studio normalmente si fa riferimento a quello ideale, cioè questo qua, ok? Il quale, perdono, non presenta nessuna perdita o diciamo non linearità, perché in caso di quello reale questo avviene. In questo diciamo disegno è presente, voglio dire, questo cosiddetto effetto di bordo, ok? In cui le linee non sono perfettamente ortogonali alle piastre e quindi un eventuale calcolo diventa un pochino più problematico. Questa è una foto vera e propria, si vede qua l'effetto di bordo, vedete? Le linee non sono perfettamente più dritte, se vogliamo, non terminano necessariamente dritte e perpendicolari, vedete? Hanno questo, si iniziano a curvare e quindi questo è chiamato effetto di bordo. Okay. Noi faremo riferimento per questo approfondimento, voglio dire, per quello ideale, perché è più semplice, ok? Come del resto si fa di norma. Per chi non avesse quelle nozioni, diciamo, necessarie per seguire tutto ciò che ci apprestiamo a dire, devo fare delle premesse onde evitare un pochino di confusione. Di norma si dà per scontato che, come convenzione detta, che il flusso di carica avviene tra il polo positivo verso il polo negativo, dicasi verso convenzionale, ok? In verità, nella pratica, nella realtà, essendo questo flusso di cariche un flusso di elettroni che sappiamo è negativo, questo fluirà per forza di cosa verso il polo positivo, quindi il verso reale è questo, in questo caso voglio dire antiorario, no? Quindi anche tra le piastre le forze vanno da quella positiva verso quella negativa a chiudersi, ok? Dette forze che creano questo campo elettrico per induzione completa, piastre o armature che dir si voglia. Insomma, perché a volte, voglio dire, per chi non ha insomma, quella dovuta conoscenza, a volte può confondersi, ok?
Quali sono le grandezze fisiche invece che caratterizzano il condensatore? Ovviamente nel caso di correnti continue, DC, c'è una differenza di potenziale applicato o presente sulle piastre, una carica delle piastre che può essere positiva o negativa, una superficie o area di dette piastre e un isolatore. Nel caso di studio, voglio dire, di norma è considerato vuoto, aria, ok, ma può essere, come abbiamo visto, di varie genere, materiale, plastico e così via. Ma queste grandezze fisiche hanno delle relazioni? Creano un qualche cosa? Certo. Il prodotto della capacità per la differenza di potenziale abbiamo la carica, quindi la carica è data dalla capacità per la differenza di potenziale, Coulomb, Farad e Volt. Possiamo anche vedere ovviamente che detta capacità è direttamente proporzionale alla carica per la capacità e la differenza di potenziale. Data una certa carica, C e V sono inversamente proporzionali invece. Cosa vuol dire? Posto come costante Q, se aumento C mi devo abbassare necessariamente V, se aumento V devo abbassare necessariamente C. E possiamo ricavare anche l'energia del condensatore. Infatti l'energia è data da un mezzo per C per V al quadrato. In caso di energia abbiamo Joule o Joule, un pochino come preferite. Il condensatore sarebbe in Farad Volt. Possiamo dedurre subito che l'energia è direttamente proporzionale a C per il quadrato di V, per la differenza di potenziale. Cosa vuol dire? Se la differenza di potenziale raddoppia, l'energia non raddoppia, quadruplica. Se la differenza di potenziale triplica, l'energia non triplica, aumenta di 9 volte tanto. Ok? Chi ha avuto l'occhio più lungo avrà notato che questa formuletta ricorda quella dell'energia cinetica, ovvero questa un mezzo per massa per velocità al quadrato. È un caso? Coincidenza? No, in verità. Non approfondiremo questo aspetto, però se avete modo e mezzi fatelo, ve lo consiglio, troverete delle cosucce, carucce veramente, voglio dire, fatelo se avete modo, ok? Se vi piace l'elettromagnetismo, se vi piace la fisica, fatelo, ok? Bene. Quando invece nel circuito, oltre al nostro condensatore, è presente anche una resistenza, abbiamo la nostra cosiddetta costante di tempo, chiamata tau. La formuletta è questa, ci dice che è data dal prodotto di R, la nostra resistenza, per C, capacità del nostro condensatore. Nel caso di un circuito ideale, R è posto come, diciamo, fattore a parte, cioè esterno al condensatore. Nel caso reale, invece, la R può essere vista anche come resistenza interna del condensatore. Quindi il condensatore realmente si scarica anche senza presenza di una resistenza aggiuntiva, ok? Perché voglio dire, non è ideale, no? Ok? Si scarica lo stesso in un dato tempo, ma è previsto che si scarichi. Possiamo ovviamente non vedere che tau è direttamente proporzionale a RC, quindi aumenta R, aumenta tau, aumenta C, aumenta tau, ovviamente. Ma ovviamente come tale, data costante tau, RC sono inversamente proporzionali. Quindi se aumenta R devo abbassare necessariamente C, se aumenta C devo abbassare necessariamente R, poi lo vedremo in seguito, meglio ancora. Ma a tutti gli effetti, da cosa è data questa capacità del condensatore in caso di piastre piane e parallele? Questa capacità è data dal prodotto di y0 per yr per A fratto D, dove D
è la distanza fra le piastre, ovvero è direttamente proporzionale questa capacità alla permittività del vuoto, alla costante dielettrica e all'area, alla superficie di dette piastre, ma inversamente proporzionale alla distanza di queste piastre, ovvero se si riduce la distanza aumenta la capacità, aumenta la distanza diminuisce la capacità, inversamente proporzionale. Tutto questo ci servirà sempre in seguito, ovviamente. Nella corrente continua abbiamo visto che quando il condensatore ai capi è applicato un generatore e questo applica una tensione, sulle piastre fluirà una carica imposta dal generatore stesso, ok? Per far sì che queste piastre si carichino in un tempo t. Quando queste piastre sono caricate, man mano si genererà un campo elettrico, una differenza di potenziale tra queste piastre. Quindi, quando non è presente una carica, non è presente nemmeno una differenza di potenziali. Difatti, la formuletta della carica ci dice che questa è data dalla capacità per la differenza di potenziale. Formula inversa, la differenza di potenziale è uguale alla carica fratto C. Quindi la carica è proporzionale a V, ovvero V è proporzionale a Q. Se la carica non c'è, V non c'è. Chiaro? La differenza di potenziale si crea solo se la carica raggiunge un determinato valore, ok? Solo in quel preciso istante o modo si creerà una differenza di potenziale che può raggiungere il suo massimo, ma non istantaneamente, come abbiamo visto, quando la corrente raggiunge il suo massimo. Questo tempo di differenza tra carica e differenza di potenziale è definito sfasamento, ok, tra corrente e tensione ed è calcolato in questo caso in anticipo della corrente sulla differenza di potenziale di 90 gradi in radianti pi mezzi. È strano pensare che ci sia un anticipo della corrente sulla tensione, perché di norma non abbiamo la tensione e quindi di conseguenza abbiamo la corrente, ok? In questo caso invece abbiamo l'esatto opposto. Prima abbiamo la corrente, poi si caricherà, avremo una differenza di potenziale. Difatti, chi magari ha più dimestichezza e ha usato il condensatore nei filtri passivi sa benissimo che il condensatore crea uno sfasamento di 90 gradi, ok? In questo caso in anticipo. Ed è questo, perché prima le piastre si debbono caricare e poi si creerà una differenza di potenziale. E questo ritardo è uno sfasamento, ok? Nella corrente alternata questo sfasamento è continuo, perché quando trattasi di corrente continua c'è un tempo di carica, poi cesserà e quindi il flusso di elettroni non sarà presente nel circuito perché le piastre hanno raggiunto la sua carica massima. Ma nella corrente alternata, visto che c'è questo scambio continuo, ok, tra positivo e negativo della tensione, le cariche sono sottoposte a un continuo scaricarsi e quindi sono soggette a questa latenza tra corrente e tensione. La reattanza capacitiva difatti la si può vedere anche come sfasamento tra corrente e tensione. È un altro aspetto, ok, che va visto nel dominio del tempo. Noi invece, per semplificare, lo vedremo e lo stiamo vedendo nel dominio delle frequenze. Questo continuo alternarsi, quindi questa variazione
di campo, in questo caso, crea una corrente cosiddetta di spostamento, che è data proprio dalla legge di Ampere e Maxwell. La corrente elettrica e la variazione del campo elettrico genera un campo magnetico, il quale genererà a sua volta un flusso di elettroni, ok, nel circuito, dato appunto dalla corrente indotta tra le piastre. Sembra un discorso abbastanza complicato, un gioco di parole, ok? Contorto se vogliamo, ma poi vedremo che in effetti non lo è. E arriviamo infine alla nostra reattanza capacitiva, che ci dice che, o meglio, è dato dal reciproco del prodotto di 2π F per C, dove F ovviamente è la frequenza e C è la capacità del condensatore, e dove è ben evidente e dove noi sappiamo che questa reattanza è inversamente proporzionale alla F e inversamente proporzionale a C, ovvero se aumenta F, la frequenza, la reattanza si abbassa, se aumenta la capacità, questa reattanza si abbassa, come è ben esposto in questo grafico, ideale ovviamente, si vede che all'aumentare della frequenza la nostra reattanza diminuisce. E qua ricordo lo sfasamento di cui dicevo prima, ok, che è l'altra faccia della medaglia. Ma perché succede questo? Fisicamente cosa succede? Cioè dobbiamo arrivare un pochino per gradi. Dobbiamo riprenderci di nuovo la nostra costante di tempo, tau, che è dato, se ben ricordate, da R per C, e anche la frequenza di taglio Fc, data o imposta dal condensatore. Fc è uguale al reciproco di 2π per Rc, siamo sempre nel dominio delle frequenze, ricordatevelo. Ok? Ora, osservando queste due formulette, trovate qualche cosa di un'analogia, un qualcosa, qualche relazione? Ebbene sì, c'è una relazione. Se voi vedete, la frequenza Fc di taglio è nient'altro che il reciproco di tau. Vedete? Quindi, mettendo come costante, non mettendo, lo è, insomma, 2π, Fc è uguale al reciproco di tau. Quindi noi possiamo riscrivere la frequenza di taglio Fc come il reciproco di 2π per reciproco di tau. Questa relazione cosa ci mostra? Ci mostra che la frequenza di taglio è esattamente il reciproco della costante di tempo moltiplicato per 2π. Mi sembra ovvio. In altre parole possiamo dire che maggiore è la costante di tempo, più bassa è la frequenza di taglio. Minore è la costante di tempo, più alta sarà la frequenza di taglio. Questa relazione evidenzia come il tempo di carica e scarica del condensatore sia direttamente collegato alla frequenza a cui il taglio inizia a intervenire, a tagliare, ad attenuare, ok, il segnale. In altre parole possiamo anche dire che più lento è il tempo di risposta del condensatore, quindi Rc, più bassa sarà la frequenza di taglio. Non vi sembra? Ora, volendo trovare un'analogia, ok, a questo fenomeno che sappiamo è una continua variazione, ok, di questo scambio di relazioni tra energia, costante di tempo, tempo di induzione, continuità di flusso, sono tutte relazioni, ok? Possiamo vedere come il nostro segnale come se fosse un treno, il quale treno ha dei vagoni, ok? E tali vagoni hanno una data lunghezza. Questa lunghezza da cosa è data? È data dalla continuità di flusso. Più la continuità di flusso è lungo, ok? Più questi vagoni saranno lunghi. Più saranno lunghi, più potranno contenere, diciamo, in modo analogo, restando nell'analogia, diciamo, tempi e cicli di frequenze più lunghi. Se questi vagoni sono corti, quindi abbiamo una continuità di flusso breve, il ciclo di questa detta frequenza non può essere concluso, quindi verrà tagliato, verrà attenuato a seconda della differenza di tempo. E questo, quella resistenza, ok? E la relazione che esiste
nella continuità di flusso e il ciclo periodo delle frequenze in esame. Ovvio che dato un FC, tutte le frequenze al di sopra di questo taglio o saranno poco attenuate sotto vicino FC, man mano che ci allontaniamo saranno tutte, voglio dire, non influenzate, perché avranno tutti periodi brevissimi che saranno contenute con facilità in questi vagoni o in queste continuità. Ok? Quindi essenzialmente cos'è questa reattanza capacitiva? In buona sintesi l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, è l'incapacità del condensatore nel poter sostenere una variazione di corrente sufficientemente lunga nel tempo, come abbiamo visto, da poter far transitare frequenze più basse, ovvero con periodi cicli più lunghi. Ricordate i vagoni? Questo introduce di fatti una resistenza, anche se complessa, alla corrente a quelle frequenze. Non a caso questa reattanza si abbassa con l'aumentare della frequenza, ovviamente, o no? La risposta che aspetterei sì, è ovvio, me lo auguro. Nel caso sia stato chiaro, diversamente la risposta è no e mi dispiace. Spero che sia stato esaustivo, spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo, ovviamente. Consiglio vivamente per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, ovviamente fate solo cose relative a me, chiaramente. Ebbene, come dicevo, mi fermo qua, spero di risentirci a presto, ciao!